Facciamo Ok. parte. Ok. Buonasera, Ok, allora. benvenuti alla seconda live di AB in cui parleremo del 15° anniversario dell'associazione. Oggi come relatore avremo il presidente Roberto Silvieri. Salve a tutti Esatto. e buonasera a tutti. Grazie innanzitutto per l'invito, grazie a Marco per aver promosso questa serata in cui parliamo insomma, della storia un po' dalla fondazione di AIB. Poi io ho ricordi maggiori, diciamo, per il primo periodo rispetto invece alla storia più recente. E niente, avevamo preparato un piccolo PowerPoint, diciamo sono poche slide, poi in realtà, ma giusto con i momenti principali per i primi anni, così. Allora, diciamo che l'idea di IB è nata su un vecchio forum che si chiamava, non mi ricordo, Betta Forum, una cosa del genere, in cui avevamo radunato un po' tutti gli appassionati dell'epoca. Parliamo dei primi anni del 2000, forse 2005, 2006, così. E Era questo, bettasplendid.it. bravo, bravissimo, bettasplendens.it, sì, dove avevamo raggruppato così un po' forzatamente anche tutti i principali appassionati. E poi anno dopo anno, diciamo, su questo forum avevo lanciato quest'idea di fondare una associazione nazionale sotto, insomma, per raccogliere un po' tutti gli appassionati in, in Italia e per, insomma, per cercare di ridurre un po' quel gap, no, che c'era poi con i paesi dell'Europa, soprattutto con la Germania, con la Francia, con l'Olanda, eccetera. Quindi, diciamo, avevo fatto nel 2000, non mi ricordo se 2008 o 2009, comunque questo post così a chi, diciamo, interessasse collaborare per mettere su questa associazione. Diciamo che all'inizio si era riscontrato tanto entusiasmo, diciamo così, tra i vari utenti del forum. Poi quando siamo arrivati però a stringere, anche perché si parlava di dover sostenere uno sforzo anche economico di qualche centinaia di euro, che all'epoca, per chi eravamo tutti molto più giovani e soprattutto, insomma, chi studiava all'università, chi non lavorava, così, quindi, insomma, diciamo che l'idea è rimasta morta così per qualche tempo, fino a quando Eugenio Fornasiero, l'amico Eugenio, mi ha aiutato, insomma, abbiamo scritto insieme lo statuto e dopodiché abbiamo, abbiamo registrato insieme, io, insomma, all'Agenzia delle Entrate di Chieti ho registrato proprio l'AIB con lo statuto ancora attuale, con il suo logo, insomma, e da lì è cominciata l'avventura. Diciamo, il primo evento che abbiamo fatto è stato proprio l'anno stesso. Diciamo che l'AIB è stata fondata nel mese di aprile, ok? E il primo evento, che era ovviamente già in programma, fu a giugno stesso. A giugno stesso facemmo, partecipammo a Guizzi di Colore a Ranco, in provincia di Varese, ospitati da Aquari Shop che già organizzava il, il, il Guppy Show da qualche anno. E lì, diciamo, fu il primo grande meeting che effettivamente fu un grosso successo perché comunque venirono appassionati davvero da tutta Italia, quindi anche addirittura cioè, nell'estremo nord, quindi a Ranco, arrivano addirittura dalla Sicilia e dalla Sardegna. E lì ho conosciuto Alberto, è stata la prima volta che ho conosciuto dal vivo Alberto
e da lì poi è nata un'amicizia, diciamo un, un sodalizio tra me e lui ed Eugenio che poi non è mai, che non si è mai interrotto, se non poi in tempi più recenti così. E in questa prima volta a Ranco, diciamo, esponemmo più di un centinaio di betta, tutti allevati da noi. C'erano pesci miei, pesci di Alberto, pesci di Eugenio, pesci di un altro socio di Milano, Davide, e pesci dei fratelli Tomei, che Storici erano anche loro. fortissimi, due signori che all'epoca avevano forse un 45 anni più o meno, Albe, che dici? No, 45-50 anni, dai. Eh, no. forse qualcosina di più, eppure e loro venivano, loro vivono a Civita Castellana in provincia di Viterbo, eppure loro portarono una grossa mole di pesci, diciamo, tantissimi pesci. E diciamo, erano tutti pesci allevati da noi. E questo ci diede un grosso slancio, diciamo, e si decise poi per l'anno successivo di organizzare il primo show, il primo show che fosse anche riconosciuto dall'IBC. Quindi l'anno dopo, sempre a Ranco e sempre in occasione di Guizzi di Colore, in pratica organizzammo il primo show con l'IBC, che fu un successone. Al di là di qualche, magari di qualche, come dire, di qualche intoppo, diciamo così, tecnico, perché essendo la prima volta comunque, diciamo, non eravamo rodati, noi eravamo stati a qualche show in Olanda e in Germania, però quando poi ti trovi ad organizzarlo, diciamo, è un po' più complicata la cosa e per cui, diciamo, ci fu qualche piccolo intoppo così, però poi tutto filo liscio, diciamo, ci fu un grandissimo entusiasmo da parte sia dell'IBC diciamo, con i soci della Germania, della Francia e della Svizzera, molto molto partecipativi. E poi ci fu anche un grosso entusiasmo da parte di tutti i soci italiani. Eh, quindi, insomma, iniziammo a programmare tutti gli anni questi show a Ranco che si tenevano in questa serra che era Acquari Shop, era un grosso negozio di acquari che ancora adesso è fortunatamente in attività e che ci metteva a disposizione tutta una serra che era fantastico per i pesci, così anche se per noi era un po' sofferta perché faceva un caldo boia quando picchiava il sole. Fortunatamente a Ma Ranco non sempre picchia il sole, però diciamo che quando picchiava, picchiava forte. E quindi insomma si continuò a Ranco per diversi anni. Poi vabbè, ho messo il secondo, sempre con la partecipazione dell'IBC. Al secondo riuscimmo ad invitare Rajiv, che è un grande amico adesso dell'IB, di Marco, di Luigi soprattutto. E, eppure qui ci fu una grande partecipazione da tutta Europa. Qui vediamo nella foto c'è Rajiv accanto a me proprio. Dall'altro vero, lato vero. ci sono Peter Barwald e Jean-Michel, sono rispettivamente tedesco e svizzero. Poi a fianco ancora c'è c'è Gastone Tomei, appunto uno dei fratelli di cui vi parlavo prima. A fianco ancora c'è Josif dalla Croazia, insomma, sotto c'era Claire dalla Svizzera, insomma, tanti giudici comunque accorsi da tutto il nord Europa, diciamo così. E diciamo che questo show è andato avanti, diciamo, bene per altri
per altri 2 anni finché si arriva al 2014, in cui allora, no, noi cominciammo a partecipare anche prima, se non ricordo, o dal 2012 stesso o no, sì, dal 2012 stesso cominciammo a partecipare anche a quello che oggi è l'evento che si tiene a Cremona, che partì il primo anno alla fiera di Cesena, addirittura, e poi si spostò invece a Piacenza nel 2013. Io nel 2013 non ho partecipato per gravi problemi di salute personali, quindi non riuscii ad andare a Piacenza nel 2013. Il 2014 è stato l'anno del grande tradimento, come piaceva chiamarlo a me ed Eugenio. Perché parliamo del tradimento? Perché l'Europa fino ad allora si era divisa, diciamo, in chapter dell'IBC, quindi in nazioni, fondamentalmente associazioni nazionali che parteggiavano per l'IBC, e poi c'era stata la nascita degli standard Betas for All in Olanda. Questi standard avevano raccolto il nostro entusiasmo, sia soprattutto da parte di Eugenio, che aveva contribuito tra l'altro alla stesura Esatto. di questo standard, e quindi decidemmo, ma cioè, senza nessuna malizia, senza nessun tipo, diciamo, di cattiveria, di organizzare lo show a rango come al solito, riconosciuto dall'IBC, e lo show invece a Piacenza abbiamo deciso insomma di farlo con gli standard invece Bettas for All. Questa cosa fu un grandissimo scandalo nel mondo dei betta, diciamo all'epoca. Peter Barwald, che era un grandissimo, forse il più grande, diciamo, allevatore filo IBC in Germania, mi disse: io mi sento come se avessi appena trovato mia moglie a letto con un altro. Io, sì, cavoli, fu una cosa molto forte, diciamo così. Però poi il tempo, noi abbiamo sempre difeso a spada tratta questa decisione perché ci sembrava quella giusta. Abbiamo cercato anche di essere un ponte di collegamento fra i due mondi che erano così simili ma così distanti all'epoca. Però il tempo poi ci ha dato ragione, anche perché poi, diciamo, con gli anni il mondo dei betta si è un po', diciamo, spento così anche a livello europeo. Quindi che è successo? In Germania il chapter IBC poi si è sciolto o comunque è diventato inattivo. Lo stesso è successo per la Svizzera. Adesso hanno ripreso a fare qualcosa. Io adesso vabbè, sono fondamentalmente fuori dai giochi da un po', però insomma, per quello che leggo, che vedo anche dentro l'IB, non è che siano mm, molto attivi ormai, fanno forse uno show l'anno così in Germania, ma niente rispetto a quello che facevano forse un tempo. E quindi, insomma, e questo show fu mm, un, un- 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 fu un bel successo, diciamo, scese Jupp dall'Olanda, venne proprio lui, e giudicammo, se non erro, giudicarono lui, Eugenio. Io feci il mio esame da giudice e non ricordo se c'era, forse Albi, che ti ricordi chi c'era pure? Se c'era Jamie, Non possibile, mi non mi ricordo, ricordo. sinceramente. Credo di sì, Comunque però fu, davvero mi sembra mi di sì, ricordo di sai. sicuro io. Comunque fu, diciamo, quello che ha
caratterizzato poi sempre queste esposizioni sia a Ranco che poi a Piacenza, insomma, prima Piacenza, poi Cremona, così è stata sempre la voglia di fare tanta informazione comunque, a partire dal mondo degli show, quindi a parte il discorso degli show, della genetica, dell'allevamento selettivo, abbiamo sempre cercato di far passare un po' il messaggio pure sul benessere dei pesci, quindi che la sistemazione era temporanea per lo show e basta. E poi abbiamo cercato sempre di spingere molto sul mondo dei Wild. Questo lo dico con un pizzico di orgoglio, diciamo, siamo l'unica associazione in Europa e forse anche nel mondo che si prende la briga e lo sbattimento non indifferente di allestire ogni volta delle vasche biotopo con l'acqua già matura, piante, eccetera. Comunque per quei pochissimi giorni poi delle mostre, insomma, quindi questo ha sempre dato un grosso risalto pure perché chi ha partecipato a show esteri sa benissimo che i beta non selezionati vengono comunque esposti come i beta show, quindi in vasche piccolissime, Sì. senza nessun tipo di arredo. Invece noi abbiamo avuto pesci addirittura sia incubatori orali che costruttori di nido che si accoppiavano durante proprio gli show. Questo per rendere proprio Tanta l'idea roba. del grande, insomma, del risalto che abbiamo sempre dato poi al benessere degli animali. E questa cosa mi preme sia come ex presidente ed attuale presidente che come veterinario, soprattutto, se devo dire. Però niente, poi negli anni successivi siamo andati avanti. Io ho mollato dopo un paio d'anni nel 2016, ho mollato per problemi di lavoro, insomma, così non sono più riuscito a stare dietro ai pesci, ho avuto pure altri interessi a dirla tutta e quindi sono, sono subentrati Massimo Tavazzi, che conoscete benissimo, che ringrazio sempre per aver, diciamo, traghettato l'AIB, anche se Massimo ha voluto sempre dare un po' più risalto al mondo dei non selezionati. Quindi non ricordo bene com'è andata in quegli anni, comunque gli show si è provato a continuare con Ranco, però poi pure Ranco era, diciamo, aveva ricevuto con il passare degli anni molta meno partecipazione e quindi poi Ranco si è andata spegnendo così e si è preferito mantenere solo gli show a Piacenza. E finché pure Massimo, diciamo, l'anno scorso, giusto Marco, no, ha Sì, mollato, a diciamo, giugno, a che giugno, lui, insomma, per impegni ragione personali, del- e quindi Marco ha ben pensato di ritirarmi in mezzo, diciamo così, più come figura, diciamo, di rappresentanza che non come poi impegno No, concreto credo reale. che tu sia il collegamento tra ciò che è stato il passato e quello che può essere il presente, perché credo che ci saremmo trovati, tra virgolette, alla guida di un'associazione, ma senza magari avere un'ulteriore esperienza di cosa c'era stato prima. Al di là della Sì, sì, tua cioè, conoscenza, sei proprio l'anello che può congiungere tutta questa roba. Secondo me sei sì, stato no, quello fondamentale. sono infatti. Al di là che ti stimo e sai l'amicizia che ho con te, però hai proprio queste qualità che secondo me all'inizio di questa nuova avventura che ci siamo trovati un po' proiettati dentro tutti così, sai, perché al momento dici ok, però quando ti trovi puoi andare a risolvere magari alcune questioni anche formali, burocratiche, eccetera, eccetera, organizzare le cose, non è Non lo semplice so. ovviamente. A Non me ha esatto. fatto Poi, piacere vabbè, che no, no, grazie, pure a me ha fatto piacere veramente.
è stato bello un po' ritrovare l'ambiente, per quanto il mio impegno appunto non sia nemmeno minimamente paragonabile a quello di prima, perché fino al 2015-2016, ripeto, a parte un evento saltato per questioni proprio gravi di salute mia personale, ma ho sempre partecipato attivamente vuol dire dal giovedì alla domenica in ogni show, andando con la macchina carica, pesci, immagino. vasche, arredi, fogli, documenti, stampante, computer, tutto quindi su e giù da Chieti Diciamo a... che le prime strutture che abbiamo fatto espositive Sì. per Ribetta non erano di sicuro come quelle di Le adesso, prime, quindi sì, le prime strutture vabbè, che c'erano in una foto erano questi cassoni che fece un socio di Genova, Andrea, che Andrea sui forum Pierotti, si chiamava Topo. Topo, che di professione fa il falegname praticamente, ma è bravissimo. E ci fece queste strutture, questi cassoni di legno, ognuno dei quali ospitava 40 vaschette con illuminazione, eccetera. Il problema qual era? Era che erano di una pesantezza immane e io presi una contrattura alla schiena, se non erro, nel 2012 Sì, o lo ricordo, 2013, che dormivo a casa della nonna di Alberto e sono stato malissimo per una notte perché per riprendere una di queste strutture piene di vaschette che stava cadendo, praticamente feci un movimento ed uno sforzo assurdi che cioè, proprio rimasi per 3 giorni proprio sotto antinfiammatorio lì a rango quasi impossibilitato a muovermi, diciamo così, però anche quella volta l'abbiamo sfangata. Poi fu diciamo che finché siamo rimasti a Ranco, siamo riusciti a comprare anche dell'attrezzatura, diciamo, avevamo tante vasche, avevamo il paludario, che è quello che vedete in questa foto, che era questa vasca da 400 litri, se non erro, a cui costruimmo questo cappello con luci che veniva allestito ogni volta come paludario con la cascata dietro di acqua, bellissimo, che io ho fortemente voluto questo paludario per le esposizioni, poi però sposta queste vasche, spostale da Ranco a Piacenza, poi a Piacenza non si sapeva come, insomma, col tempo poi si sono alcune rotte, alcune rovinate, ma avevamo un parco vasche veramente impressionante. Mm, mm. Che poi erano vasche solo vetro, però insomma facevano la loro figura, anche perché le più piccole erano forse quelle da 50 per 25 per 25. Quindi parliamo di comunque insomma un buon litraggio. Poi c'erano le vasche da 70, da 80 e poi c'era il bestione, Sì, il paludario, insomma. soprattutto non sono facili da gestire, da trasportare, da No, arredare. era un bel casino, infatti ogni volta organizzare i trasferimenti da Ranco per Piacenza e poi il ritorno era veramente un delirio. Si affittavano furgoni, poi insomma, poi il bello di Ranco era questo, che a Ranco eravamo a casa nostra perché la serra era della famiglia Robustelli che ci ospitava, per cui potevamo stare fino a notte fonda. C'era addirittura Nermin, un socio della Slovenia, giusto? Albè? Eh, dimmi Nermin che era cosa... sloveno. Sì, vabbè, comunque lui addirittura dormiva in serra. Lui per risparmiare, Ah, insomma, quello faceva con la barba lunga. sì, 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 quello con Ok. un barbone lunghissimo, un ragazzo musulmano, Sembrava tra tipo un l'altro, Amish, sembrava, me lo ricordo. che, che ogni tot si assentava per pregare, capito, Sì, durante sì, gli sì, me lo show. ricordo, me lo ricordo. Sì, era E ci sloveno. aveva chiesto, bellissimo, no? Lui era fantastico, veramente poi una persona di buon cuore, portava sempre
dei regali per tutti, è veramente fantastico, è da un sacco che non lo sento più. Però Nermin, lui per esempio ci chiese se potesse dormire lì in serra per risparmiare insomma sul pernotto e noi gli accordavamo questa cosa di dormire in serra e lui dormiva in serra, tanto in serra si stava caldissimi la notte. E, e per cui montare e smontare tutto era molto più rilassante, diciamo così, sempre faticosissimo, però molto più tranquillo. Mentre a Piacenza, con la fiera che chiudeva alle 7 e Chiaro. l'obbligo, insomma, di parcheggiare le macchine in un certo modo, cioè era molto, molto più faticoso e molto più stressante. Quindi, diciamo, poi con il tempo questa cosa si è evoluta, diciamo, siamo riusciti a farci dare delle vasche, diciamo, già complete dallo sponsor, insomma, è andata sempre meglio, però gli show fatti al Pet Festival, insomma, sono sempre stati un po' più faticati, anche perché appunto poi a ottobre Piacenza comunque è freddo, per cui non potevi tenere le vaschette dei Betta in giudizio per molto tempo sui tavoli, perché negli espositori erano comunque riscaldate. Sui tavoli no, poi se ci mettevano di fianco la porta c'erano insomma, le correnti d'aria fredde, quindi è sempre stato un po' più stressante. Poi, per fortuna, adesso, grazie a Mario Bertocco e alla sua azienda, insomma, si è ricreato un po', ho capito per quello che ho visto, per quello che mi avete raccontato dall'anno scorso, si è ricreato un po' quello che si faceva a Ranco, perché la struttura, insomma, è di proprietà loro, quindi si riesce comunque a gestirla in modo molto più comodo e molto più anche divertente, perché poi si arrivava davvero la domenica sera che eri sfatto, eri stanco morto, era veramente faticoso. Poi ripartire, io mi ricordo, non mi ricordo che anno fu, forse nel Che ti era 2014-2015, addormentato la vita. che da Ranco ripartì in macchina il sabato sera perché avevo il concerto dei Guns N' Roses ad Imola. Ok. Dopo il concerto feci la stupidaggine di partire per Chieti, tutta una tirata, tanto ero giovane così, e un colpo di sonno alla guida in galleria e per fortuna mi svegliai con lo specchietto che sbatteva contro il muro della galleria perché sull'altro lato c'era un tir. È stata No, un'esperienza bruttissima, veramente. Che poi si immagino, immagino. racconta così ridendo, però diciamo è sempre stata molto molto stancante. Quindi quest'anno spero di venire a Cardico con l'aereo, Togli togli lo di prendere sfero, poi togli lo sfero. di prendere un taxi, insomma, e poi andarmene prima di smontare, ecco. No, 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 Non poi lo tu so, non io questa preoccuparti. o la storia, secondo me i passi più importanti un po' per l'IB sono questi. Vabbè, poi un'altra cosa che c'è da dire sicuramente è che abbiamo collaborato tantissimo negli anni con tutte le riviste, per esempio, del settore. Abbiamo scritto articoli, ai tempi c'era il mio acquario, per esempio, c'era anche Aquarium, c'erano diverse riviste, poche, ma erano almeno due o tre. E poi c'era anche il Abbiamo nostro bollettino. il Il nostro bollettino. c'era il bollettino Bettazin, c'era quello che era pure molto molto interessante. Per tutti i soci dell'IB c'è sui gruppi, adesso su WhatsApp c'è la possibilità di accedere al Drive, diciamo al Google Drive, dove ci sono tutti i bollettini, ci sono tutti gli articoli che abbiamo scritto negli anni per riviste, per il sito, eccetera, e ci sono tutti gli articoli sui beta scannerizzati da riviste, cioè dagli anni
70 praticamente fino ad ora, cioè fino all'epoca perlomeno. Per cui c'è veramente tanta roba che abbiamo con gli anni raccolto e tradotto anche, c'era veramente tanta roba. E c'era anche il forum, all'epoca era molto molto attivo, c'era un bel forum, il Betta Forum l'avevamo chiamato, eh, molto attivo. Poi è un peccato che i forum abbiano perso molto, siano morti Eh, praticamente in favore dei vabbè, social, perché secondo me c'era una possibilità di fruizione delle informazioni assolutamente maggiore e migliore anche rispetto adesso. Poi c'erano comunque dei ruoli, c'erano i moderatori, quindi cioè, mi dispiace pure un po' dire così, ma i social hanno dato un po' voce a tutti, che da un lato è un bene, dall'altro lato non lo è, perché comunque si mette sullo stesso piano gente che magari ha anni e anni di studi ed esperienza con chi si è appassionato da 6 mesi e magari ha le sue convinzioni, per cui vabbè. Però purtroppo, cioè purtroppo, per fortuna, il mondo va sì, avanti, si evolve o si involve a volte. è un'arma Per a cui doppio diciamo, taglio. i forum, sì, è un'arma a doppio taglio, esatto. Però diciamo cioè, il forum delle bici ancora, però penso sia molto poco frequentato. In favore, invece, vedo che il gruppo WhatsApp, cioè, o meglio la community WhatsApp, che io era una modalità che non conoscevo prima di vederla con l'IB. Diciamo che quella divisa così per categorie invece è molto più fruibile, molto più carina e molto più sensata dei gruppi generalisti su cui si parla, dal Sì, marino al dolce, così da... ogni Comunque niente, gruppo ha le questi... sue importante. Scusa Marco, No, ho detto ogni non ho gruppo ha le sue sentito. specifiche. Sì, Ho sì, sì, detto che appunto, ogni dico, è molto più esatto. fruibile, molto All'epoca, più... non so se adesso esiste ancora, all'epoca c'era Acquaporta che era enorme e trattava veramente dal marino al dolce a qualsiasi cosa. Sì, sì, c'era Acquaporta, penso sia rimasto come portale e il forum sia ancora attivo, ma ormai non è frequentato. Io iniziai proprio lì sopra, proprio su Acquaportal, dove poi fui moderatore della sezione degli anabanti di proprio. E poi vabbè, da lì si partì con il forum dei beta, insomma, però c'era un buon rapporto pure con Acquaportal. Infatti, il primo anno che partecipammo a Cesena, che non ricordo se si chiamava pure Pet Festival, forse ti ricordi tu, Albi? Se era sempre Pet Festival il nome. Sì, mi pare che Vabbè, sia sempre comunque, chiamato così. comunque la prima edizione fu proprio organizzata da Marco Rosetti, che era il fondatore e proprietario di Acqua Portal. Era proprio il primo raduno di Acqua Portal, fu una cosa molto bella e molto grande, poi organizzata bene, poi si è evoluta e se non erro lo stesso Marco Rosetti rimase per i primi anni pure a Piacenza, non mi ricordo bene, però insomma. Comunque niente, Ma queste una sono domanda, le tappe fondamentali di IB più o meno. una domanda volevo farti. Vai, Qual è dimmi stato pure. da parte tua il momento che ti ha Come? reso più orgoglioso? Da parte tua, Ah, qual è stato il momento in tutti questi anni che ti ha reso più orgoglioso di essere all'interno dell'associazione come presidente, come socio? Quello che è. La cosa che ti ha oddio, reso guarda, veramente oddio, allora guarda, il momento forse più entusiasmante, se vogliamo, è stato proprio la prima
esposizione non ufficiale a Ranco, proprio quella dopo 2 mesi dalla fondazione, perché ci fu veramente tantissima partecipazione. Cioè, Ranco, non so se chi di voi c'è mai stato, beh, a parte Alberto che Sì, è no? stato tutti gli anni, però è veramente un paesino abbastanza difficile anche da raggiungere con i mezzi, è vicino a Malpensa, sì, però No, diciamo ci sono stato. non parliamo della fiera di una grossa città come può essere Piacenza, non parliamo di una, insomma, di Piacenza è molto più raggiungibile, molto più facilmente raggiungibile, però vennero veramente da tutta Italia, cioè c'era, se non ricordo male, Mirko, un ragazzo che venne da Palermo, e c'era Simone, un ragazzo che veniva da Cagliari, quindi c'è gente che si era presa le ferie per farsi un giro lì nel nord Italia e farsi proprio il giro, cioè stare lì con noi a Ranco, ma fu molto molto bello perché veramente. E poi anche il fatto di esporre pesci eh, allevati da noi, esclusivamente da noi, pure quello, certo, non c'erano tutte queste varietà come si vedono, Sì, ovvio. come si sono viste dopo, perché eravamo comunque non tantissimi ad allevare, però c'era un bellissimo giro anche di scambi fra allevatori, e quella, Quanti il pesci vedere faceva al tempo? chi? Quanti pesci faceva al concorso i primi anni che facevate a Ranco? Come No, no, numero, guarda, quanti ce n'erano? facevamo gli stessi numeri che facciamo anche, che si fanno anche adesso. Se non erro, il numero maggiore che facemmo fu oltre 300 pesci. Tanti, Non mi ricordo in quale anno, comunque uno degli show fu uno degli show più grandi proprio d'Europa. Adesso non ricordo quale anno, comunque vabbè, poi ci sono tutte ancora le classifiche dell'IBC, eccetera, e quindi e c'erano tutti i pesci divisi per classi con i numeri, con il numero totale. No, no, però sono stati show assolutamente in linea con, insomma, con gli show che sono grandi, facevano all'epoca in Germania, in Svizzera, eccetera, quello sì. sono grandi Però, numeri diciamo, anche il oggi. momento. Sì, 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 forse numeri più grandi di quelli che si Sì, fanno oggi. Comunque sì, il momento più bello forse è stato quello, il vedere il mondo virtuale del forum poi trasformato in realtà. in E mi persone ricordo, fisiche, diciamo. sì, sì, persone fisiche, mi ricordo, ecco, vedi Marz che ci scrive, Esatto. che conferma i 300 pesci, sì, sì, sì. No, ma addirittura, aspetta, che volevo dire, l'ho dimenticato. Vabbè. Ah no, ecco, il primo anno poi ho conosciuto appunto dal vivo Alberto, andammo a casa sua e mi ricordo che Alberto aveva un problema, cioè Alberto è la persona forse che riesce a riprodurre qualsiasi bestia tu gli dia in mano. Il problema era la misura, quindi Alberto No, trovava aspetta, queste vasche. non era quell'anno, non era quell'anno perché mi sono riempito a causa tua di una coppia che. Ah, quindi l'anno dopo, quindi l'anno dopo. Esatto, Ah, è perché vero, è vero. Ah, è io prima giusto. del primo show io avevo solamente avuto sempre solamente i Veil classici da negozio. Poi allo show che abbiamo fatto avevo preso dei placat blu da te, li avevo riprodotti, ne avevo fatti tipo un 200, qualcosa del genere, e mi ero riempito. E quindi Alberto E poi mi chiese una mano così per andare a scegliere. E mi ricordo che c'aveva queste vasche piene di betta blu
che poi c'erano Royal, Steel Blue, turchesi, c'erano Marbola, ma erano un numero Marble. proprio incredibile, incredibile. E mi E dico, poi tutti un'altra cosa molto bella fu forse uno dei ricordi più belli che non c'entra tanto con la storia di AIB, ma con la sua, diciamo, creazione fu quando andammo la prima volta in Olanda, io, Eugenio ed Alberto, che partimmo da Milano Gorgonzola con la macchina di Eugenio che aveva che Alfa era quella, la, la 147 forse, non mi ricordo, comunque un Alfone e partimmo per andare in Olanda allo show. Da E Gorgonzola, me lo ricordo. quell'anno io fui il primo italiano a prendere dei premi in uno show estero. Feci un quarto ed un quinto posto e ci divertimmo tantissimo, fu bellissimo. Andammo in tenda con una tenda igloo dove dormivamo in tre, ma uno spasso, veramente Da proprio due. bellissimo. Eh? La tenda da due. Sì, una tenda da due Non dove tanto per me dormivamo che in tre. dormivo in mezzo. Sì, sì, poi Albi adesso va in palestra Albi ed è grosso, però prima era uno stecchino. E quindi, e stava dappertutto. un altro ricordo fantastico che c'ho fu quando andammo allo show in Germania a Friedrichshafen, no? Come si chiama? No? Comunque Sì, sul lago di che avevo dormito. Costanza a marzo partimmo un giovedì sera o un venerdì pomeriggio, giovedì pomeriggio, non ricordo, sempre da Gorgonzola in macchina con Eugenio. Eugenio, esatto, quella foto memorabile che non ritrovo Capperi. Comunque Dai, cercate di partimmo da recuperarlo se Gorgonzola, trovi. trovammo in Svizzera, trovammo una bufera di neve pazzesca che ci rallentò tantissimo. Quindi invece di arrivare all'hotel in orario tipo le 9 così per fare il check-in, restammo fuori. Quindi da buoni italiani che si arrangiano, praticamente dormimmo in macchina nel bagagliaio della Opel Astra che Eugenio aveva Che freddo. cambiato, che per fortuna aveva questa station wagon dove ci sistemammo in tre a dormire dietro con delle coperte, sacchi a peli, un freddo cane, quando c'erano forse meno 4, meno 5 in macchina. Io mi ricordo soltanto che mi sono svegliato di notte, avevo i piedi appoggiati al vetro dell'1.8 della macchina e avevo il ghiaccio intorno ai piedi, non mi sentivo più le dita. È da lì che l'abbiamo amputato. Alberto. No, Comunque queste qui sono le cose più belle di quando organizzi questi eventi, sì, ritrovarsi no, gli ma amici, guarda, fare queste cose strane, guarda, il bello è proprio questa roba qua, no, ma è quella volta, veramente guarda, poi la mattina dopo entrammo nell'hotel dove c'erano tutti gli altri allevatori d'Europa, così che facevano colazione. Noi entrammo, prendemmo un tè caldo, avevamo forse il tè caldo bollente. più bello della mia vita, perché veramente eravamo congelati, ma congelati malissimo. Però pure Anche quello perché fu adesso un bello show. la fanno Pure quello ancora fu i primi di marzo, quindi divertente. ancora, cioè, dico, Io che non ti fosse... sento bene, Marco. No, dicevo che la fanno i primi di marzo, quindi la temperatura è ancora abbastanza Sì, sì, fredda, se sì. calcoli. È quella che ti ho detto ieri dove volevo Ci andarci, sono Marco, andato è quella. ci sono andato 2 anni fa io. Era bellissima, cioè adesso io da tantissimi anni che non ci vado più. All'epoca Ah, era comunque, una delle più grandi d'Europa
ed era veramente fatta bene. Sì. Poi c'era a fine show c'era anche l'asta, lì si poteva fare l'asta, quindi c'era Peter Balvard che faceva la e si fanno vendevano ancora. pasta e pesci, ma c'erano coppie che arrivavano anche a 200 euro a coppia. Sì, sì, c'era quest'asta, questa modalità promossa sempre, promossa sempre dall'IBC, che a noi non piaceva tanto veramente, però andava fortissimo e ci ha permesso veramente poi di anche di fare cassa e poi investire appunto in strutture, eccetera. Quindi praticamente si facevano queste aste, no? Arriva ad orari, quante ne erano? Una o due al giorno, Albè? Sì, più o meno sì. Se Ma non poi erano erro fatti, ce n'erano tipo... cioè, i pesci erano ripresi, c'era lo schermo, proprio la video del pesce in vendita, Sì, e esatto. fatte bene No, no, anche. ma confermo che le fanno ancora, le fanno ancora le aste. Sì, sì, ma poi all'epoca c'era lì in Germania c'era Jan Sassman che fa il transhipper praticamente, Infatti, quindi lui, infatti la fanno lui un'asta. importava coppie da vendere poi lì all'asta e quindi ricaricavano continuamente, a parte i pesci, diciamo, quelli che erano in concorso, poi lui rimetteva in vendita altre coppie così che quindi ma mi ricordo all'orario dell'asta c'erano tutte queste persone che si avvicinavano lì, che si raggruppavano e c'era proprio quest'asta, capito? Lui tutto preso, il banditore che urlava i prezzi, così, guarda, un mercato delle vacche, veramente, una cosa Infatti la fa assurda, ancora lui. però sì, 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 però andava molto forte e va forte. Invece quello che mi è piaciuto sempre di Bettas for All è che hanno sempre imposto un tetto massimo pure ai prezzi dei pesci, anche per far partecipare, cioè anche per permettere a chi, insomma, non tutti si possono permettere di spendere 100-200 euro per una coppia di betta, insomma. Ah, ecco, Sì, sì, no. un'altra cosa molto bella che facemmo il primo anno, quando appunto andammo in Olanda, io, Eugenio ed Alberto, fu quella di... Noi abbiamo comprato e ci hanno pure regalato pesci tutti gli allevatori. Quindi una volta tornati in Italia abbiamo consegnato a mano, spedizione così, pesci veramente in tutta Italia, tutta Italia. Quindi tutti quanti hanno avuto, diciamo, dei betta show, chi gratis, chi spendendo, diciamo, il minimo proprio indispensabile, che è una cosa di cui siamo sempre stati molto fieri, cioè appunto questa l'idea di darci una mano, capito? Di condividere, è stato sempre molto, molto bello, è stato sempre molto, molto anche promosso a livello cioè all'interno di AIB ed era un periodo in cui si allevava tanto, un periodo in cui persone come me, come Eugenio, come Alberto avevano sempre dei surplus così, per cui anche ai nuovi soci, anche i nuovi soci si invogliavano molto ad iscrivere perché avevano coppie magari in regalo, così. Mm, Oggi magari erano anche, diciamo, tempi diversi, e tutto così, perché poi sembra poco, ma sono passati comunque 10-15 anni, appunto, quindi c'erano spese diverse, forse adesso fare la stessa cosa sarebbe un po', sarebbe molto più difficile. E Eugenio Quindi invece niente. non lo so, non ha più voglia di tornare, non gli viene. Allora, Eugenio l'ho sentito non molto tempo fa, beh, sta benissimo, però ha preso un lavoro anche a Trieste, quindi lui
lui è di Modena, Ma vive originario ancora in di Germania? Modena. Vive ancora in Germania da, da molti anni Beh, da un po'. ormai e siccome si sposta anche a Trieste per lavoro, adesso forse stava pianificando di tornare, però pure lui con i pesci ha smesso da un bel po'. Ha avuto un Sì, da quello. bimbo e quindi tra lavoro, bimbo, cioè, insomma, ha Ma non gli è faticato mai pure lui. partita la voglia, non gli è mai partita Eh? la voglia di rientrare, di fare ancora? Oddio, di quello non abbiamo mai parlato veramente, abbiamo parlato più dei fatti nostri, no? Così. Sì, sì, Però che io sappia, no, che io sappia no. non ha più Io spero peccato, però. di tornare, veramente stavamo ristrutturando casa con Francesca, poi abbiamo preso una bella fregatura e quindi niente, eh, è tutto slittato di un anno, per cui io volevo tornare insomma a prendere qualche pesciolino così, eh, dovrò aspettare ancora. Tornerai, tranquillo. Dai. Sì, sì, no, quello sì, ma anche perché mi piace. Poi sto Eh. cercando anche di far appassionare Francesca. Francesca ama gli animali, non so se più di me forse. E quindi, dai, E il non mondo sarà un degli grande acquari, lavoro. eh? Non sarà difficile, dico, farla appassionare anche ai pesci, agli Sì, acquari. lei sì. No, no, ma già le piacciono gli acquari, così lei è un po' più sensibile sul discorso del- degli animali in cattività, per cui uccelli in gabbia, acquari in vasca, così non tanto le piacciono, però stiamo cercando insomma, di fare anche un discorso di conservazione, sai, di vasche biotopo, insomma, non fuori dall'allevamento intensivo, diciamo così. E invece, Roby, Però sì, tornando sì, sempre all'IB, invece come vedi oggi l'IB, ma soprattutto anche da parte della, diciamo, della parte wild? Mi sembra che ci sia un ritrovato entusiasmo oppure è una mia sì, sensazione? sì, ma guarda, assolutamente sì. Nel senso che, allora, innanzitutto, la parte wild, no, a trazione con Davide e Marco veramente si è evoluta in maniera pazzesca, sono bravissimi. Visto, Davide ha una fish room che sembra uno zoo, sembra lo zoo di Praga, veramente con tutte le specie in via di estinzione, specie strane. Veramente, lui è bravissimo, è una di quelle persone che secondo me ha non lo so, un sesto senso, un qualcosa in più per gli animali. Che Davide, ma anche Marco pure lui bravissimo, quindi però ho visto che non solo questi appassionati, diciamo, più di settore, ma anche altre persone si interessano ai non selezionati, si interessano al discorso di conservazione delle specie, quindi sono assolutamente contento. Diciamo Sì, che forse è un periodo in cui forse anche un po', diciamo, stiamo raccogliendo quello che Massimo poi ha seminato negli anni, no? Perché secondo me il suo zampino è stato pure fondamentale. E, Eppure sulla parte show vedo, sono pesci pazzeschi, a parte quelli che fai tu, Marco, che sono su un altro pianeta, secondo me sono veramente a livello dell'Asia, ma ci sono pure tanti altri soci, non ricordo il nome, vabbè, no, no, Luigi in primis, pure lui, ma tanti altri soci che leggo così sul gruppo, così WhatsApp, che allevano, fanno bellissimi pesci, cioè veramente si sta tornando veramente all'interesse che c'era un tempo e questo
cioè, mi piace, è bello, diciamo che... E poi soprattutto vedo che c'è tanto, cioè, ci si è anche evoluti tanto dal punto di vista del benessere, perché non vedo più tutte quelle vaschettine minuscole che si vedevano un tempo, barattolini, cose strane, sale parto, eccetera. Vedo veramente, magari sì, allevare betta e se vuoi allevare betta, eh, purtroppo, per fortuna le vasche piccole così per i maschi ci sono d'obbligo, però vedo che che ci si è evoluti pure sotto quel punto di vista, insomma. Questo mi fa molto No, ma piacere. è un po' il mio obiettivo, ti dico la verità, Roberto, di proprio far crescere anche nuovi allevatori, nuovi appassionati. Un po' il mio sogno è quello che hai detto tu prima all'inizio della live, no? Riuscire veramente a portare l'Italia ad andare a competere a livello europeo, cioè a livello forte, a livello avere un gruppo di allevatori che facciano Sì, dei sì, lavori. no, Questo è un po' il ma mio sogno. assolutamente no. No, guarda, penso che con gli anni abbiamo se non eguagliato oppure anche sorpassato alcuni paesi. Ma adesso, ad Sì, esempio, vabbè, l'Olanda va fortissimo con i selezionati, ma l'Olanda c'è Jupp che è un faro, cioè Jupp ha scritto anche degli articoli scientifici, cioè Jupp è a livello mondiale una autorità, perché Jupp non solo riproduce, informa gli altri, ma studia pure queste cose, cioè lui dal punto, sì, dal le due punto spanne, di vista della genetica è un maestro, cioè è una persona che secondo me ha dato ai beta molto più di chiunque altro. Ok? Cioè, penso che quello che fa lui a livello anche di costanza, perché è impressionante, la costanza che ha lui, cioè, io lo conosco da quando ho cominciato, quindi parliamo di 15-20 anni fa, lui è sempre lì, cioè, sempre partecipa agli show, scrive articoli, è attivo sul forum, sul gruppo Facebook, e intanto ha avuto due figli, c'ha avuto problemi grossi in famiglia, eppure non molla, è sempre lì. Per me è assolutamente un faro, assolutamente. sono d'accordo. E, in Germania sono molto più sensibili forse dal punto di vista dei non selezionati, quindi ci sono allevatori che poi magari stanno poco sui social, si leggono poco così, ma io penso che a livello di Europa siamo ancora comunque in cima perché se non per Ah, particolari meriti nostri, pure per demeriti degli altri, perché in Germania sono poi scomparsi tutti quelli che erano i principali senatori dell'epoca, no? Anche a livello di Svizzera, così non c'è più nessuno. La Francia si muove sempre, essendo francesi, si muovono un po' più a livello indipendente con la CIL, no? Quindi hanno un'altra associazione che ha degli altri standard che, che si usano solo in Francia, non vogliono sentire altri standard, però a loro va bene così, hanno dei numeri pure per farlo, per cui va bene così, ma pure con loro abbiamo sempre collaborato, tant'è che il loro bollettino a noi è sempre arrivato, sono anni che arriva sempre proprio in virtù di una collaborazione che c'è stata da anni, quindi questo. sì, no, Però no, penso che... no, dai, sono contento di questa chiacchierata, davvero, avevo Lei... proprio piacere. No, è No, no, bello pure io. cioè, io
credo, c'è il famoso detto che non sai chi sei se non sai da dove vieni, no? Sì, esatto, esatto. La storia va un po' studiata, sia Esatto. per sapere quello che c'è stato, sia pure per non commettere gli stessi errori, no? Quello che Sì, sì, l'uomo continua a fare in politica a livello mondiale, sì, dovunque, sì, e purtroppo. ripetere sempre gli stessi errori e non imparare dalla storia. Per me la storia è fondamentale. Mi piace anche come No, materia di studio, così, anche se non c'entra nulla con quello che faccio, però però è è sempre studiata fondamentale volentieri. e mi sento di ringraziare tutti quelli che hanno fatto negli anni passati qualcosa per l'IB, per l'associazione, perché Sì, ripeto, sì, oggi ma non ci sarebbe. assolutamente. No, ma assolutamente pure adesso ho cercato di citare un po' tutti, però per esempio uno che non ho citato, ma che è sempre stato attivo anche se in modo un po' più dietro le quinte, forse è Andrea Gollin. Andrea è Sì, un pilastro dell'NB, anche se lui non sta sempre più dietro le quinte, non appare molto, ma Andrea è sempre stato eh, indubbiamente, indubbiamente. un pilastro, c'è sempre stato a Ranco, è sempre stato a Piacenza, ma come lui, Attilio Zannoni, per esempio, un altro che voglio comunque nominare perché pure lui in passato è stato fondamentale. Anche Valentina, per esempio, di Renzo, che aveva il negozio giù a Matera. Matera, che ci ha importato i pesci, che ci ha aiutato tanto, ma ce ne sono tante Sì, sì, di no, tutti hanno fatto, persone. diciamo, Ma- qualcosa. Matteo Grassi, Matteo Grassi è stato il segretario per tutto il tempo in cui io sono stato io presidente ed Eugenio vicepresidente all'inizio. Matteo era il segretario, è quello che fa Edoardo oggi. E Matteo Esatto. è come Edoardo era cioè proprio svizzero, preciso, puntuale, pensava lui Hanno al il lavoro ruolo giusto. operativo. No, Quindi, guarda, cioè, ci io sono state persone. Dimmi, dimmi. no, dico, mi rendo conto oggi, essendo un po' dentro nelle cose, quante cose ci sono da fare, quante cose, tra virgolette, Sì, no, ma mettiamole complicate, da risolvere, cose burocratiche. Ad esempio, adesso abbiamo mandato la lettera al comune di Carvico per avere il sì, sì, patrocinio, sì. non devi rispondere. Cioè, uno dice, va bene, certo, però sono cose importanti. Se non hai un segretario, diciamo come hai detto tu, svizzero, come Edoardo o come era Sì, ma Matteo, assolutamente. esatto, esatto. Dice i No, fratelli no, allora, Tomei. Marx ci ricorda i vedrete me, ma li ho nominati loro, assolutamente sì. Siamo citati prima, Sì, tranquillo. sì, li ho citati prima. No, no, Li ho appunto visti Matteo anche Grassi, per esempio, persona fu fondamentale, addirittura Matteo ci fece recuperare i soldi che ci rubarono clonando la Postepay dell'AIB. Quindi, siccome c'era una falla nel sistema di sicurezza della Postepay, lui lavorando in banca conosceva, insomma, mi fece fare un ricorso, un pacco di scartoffie così, ve lo giuro, una cosa che solo un banchiere come Matteo poteva fare. Insomma, e recuperammo, fummo risarciti, cioè una cosa assurda, ma Matteo pure nelle relazioni con l'estero, insomma, no, è stato importante. davvero, davvero fondamentale, ma come lo sono stati, per esempio, Amedeo Freddi della Blue Line che ci ha sponsorizzato per tanto tempo, ha pagato le coppe, le medaglie, ci regalava mangimi, ci ha permesso di fare la prova con i mangimi, per esempio, per cui adesso su alcuni mangimi della Blue Line c'è ancora il nostro logo. Logo. Ma anche Trans Aquarium Fish, TAF, per esempio, ci hanno fornito
per anni piante, pesci, insomma, cioè è stato tutto un baraccone, diciamo così, un sistema messo su dove c'è stato tantissimo lavoro dietro e comunque anche un concerto, sai, di tantissime persone, chi più, chi meno, ma comunque, insomma, è stato Poi la cosa, bello ancora, ma uso il passato perché quello che mi ha riguardato di più è stato appunto il passato. Spero di ridare una mano pure nel presente e nel futuro, anche se come prima penso che sia veramente impossibile perché non avevo, cioè non avevo impegni di lavoro, quindi era diversa proprio la mia vita. Adesso, cioè, tra i cani, il è normale. lavoro, le bestie che ho, è- è già Diciamo che le difficile cose, andarsi a ovviamente, fare. le cose cambiano negli anni, ma è normale, ci sta. Sì, sì, le cose L'importante cambiano, però no, quello che è bello è che se c'è poi un turnover, no? Comunque, quindi se le persone, eh, cioè se qualcuno può andare via o fare di meno perché c'è qualcuno che invece prende il posto o si accolla delle responsabilità dei lavori, va benissimo, cioè è è un quello che speravo rimpianto. dall'inizio. Ma è quello che speravo quando ho fondato l'AIB, non ho mai pensato di fare il presidente a vita e fare gli show tutti gli anni, io andando dal giovedì alla domenica, assolutamente no. Ho sperato che ci fosse, insomma, che poi qualcuno anche di più giovane, Sì, poi ma col tempo prendesse comunque piede, quello va. è, Sì, sì, quello è è fisiologico, è un cambio fondamentale. generazionale, è normale. È Sì, sì, fisiologico, dico, che ci assolutamente. sia un cambio Sì, sì, generazionale, certo. che ci mancherebbe. No, dai, è bello. E poi guarda, la cosa fondamentale, io penso sempre, al di là di tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e cos'è, la cosa fondamentale, io parlo per le mie esperienze recenti, esempio, quando ci troviamo e ti aspettiamo ovviamente a Carvico, vi aspettiamo tutti, il bello è passare delle giornate insieme a ridere, a scherzare, Sì, prendersi in quello. giro. Questa è la cosa, secondo me, fondamentale. È la cosa fondamentale. Sì, sì, quello assolutamente sì. Guarda, ti dico una cosa, Marco, che comunque, come vedi, ci sono sempre comunque degli alti e bassi in tutte le persone, come c'è stato in Roberto, come c'è stato in me, ci sono stati degli anni in cui non ho avuto pesci, non sono stato nell'associazione e tantissime persone, magari tante sono solamente di passaggio e si appassionano, gli muore il betta e basta, finiscono, e tanti invece vanno comunque avanti virus, e quindi prima o poi comunque la voglia ti torna e riprendi Sì, sì. ad No, allevare, quello o comunque anche solamente ad avere un acquarietto per tenerti il betta. Guarda, ti dico, hai visto, conosci il mio disagio di quest'estate, e tu pensa che appunto Suzanne, quella ragazza tedesca che mi ha aiutato quest'estate, che ho avuto problemi in Germania con la macchina, sono rimasto in giro per un po' di tempo, è un piccolo questa ragazza l'ho problema, conosciuta 10 anni fa, 10 anni fa ad uno show IB che avevamo fatto forse proprio lì a Ranco, e quindi comunque rimane anche il rapporto con le persone, ed è bella questa cosa, cioè io ho ancora amicizie su Facebook di veramente anni e anni fa, tipo Manuela Barbard, ad esempio, che era la moglie di Peter, che allevava anche lei betta, ormai non alleva più, ce l'ho ancora come amica su Facebook, e ogni tanto, ad esempio, mi mette ancora i like alle foto, per dire, no? Quindi comunque la cosa bella è questa, che comunque al di là del lobby, al di là dei pesci, ci sono comunque dietro le persone, sempre. E questa è la cosa bella. sempre. È vero, hai detto una cosa giusta, ci sono degli alti e bassi. Anch'io ho fatto qualche anno dove ho smesso con gli acquari perché ero entrato nel mondo dei cavalli e quindi un mondo diverso, però la passione ti rimane, prima o poi ritorni, c'è niente da fare. La passione ti resta, ritorni, ti viene voglia di ripartire e avere persone, amici. Poi guarda, fondamentalmente ti dico, abbiamo un bel gruppo di persone
che quando ci vediamo stiamo bene insieme, si passano delle belle giornate. E non è poco, secondo me, questa cosa. Assolutamente. Poi, vabbè, magari vedi di sistemare la macchina se ti sposti. Però... Sì. Cazzarola. Va bene, dai. Roby, io ti ringrazio, abbiamo fatto 1 ora e 10, che non è poco, assolutamente. Sì, no, infatti pensavo, insomma, che no, io avevo paura che fosse più noioso per voi, insomma, così, però se vi è piaciuta, guarda, io mi sono divertito, perché sentire anche sì, raccontare dai, c'era pure qualche aneddoto simpatico così, da raccontare. Io ho ricordato vecchie storie, quindi mi sono divertito anch'io. Sì, sì. E speriamo di farne di nuovo. In Olanda fece uso di sostanze stupefacenti. Non solo io. Non solo Alberto, diciamo, Alberto non riusciva a proferire l'oll all'olandese, gli facevamo dire questa cosa a ripetizione. No, fu divertentissimo. Sì, Vabbè, ci dai. vuole. Dai, ragazzi, vi ringrazio. Grazie Roberto del bellissimo racconto che ci hai fatto. Grazie a voi. Grazie Roberto. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Ciao. È veramente piacevole ascoltarti, Roberto. Grazie Luigi, grazie. Ciao ragazzi, grazie pure buona a te. serata. Ciao, grazie. Ciao.